Ciao a tutti, amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Acquario, tendenze energetiche generali per la seconda parte di dicembre 2023. Due carte. L'imperatrice e il carro, ragazzi. Periodo di espansione, di movimento, di prosperità. È un periodo dove probabilmente qualcuno farà anche qualche viaggio, considerato che c'è il carro. Periodo per nuovi progetti. Sì, devo dire che è come se ci fosse una sorta di apertura a livello energetico. C'è un movimento in avanti e verso l'alto. Va bene, andiamo a vedere con i tarocchi di cosa si tratta. Io come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuona nulla o se volete completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. E per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, lo vedete anche scritto qui, e ci sono anche i link ai nuovi corsi del 2024. Il primo è il corso di tarocchi e sarà a gennaio del 2024. Bene, andiamo a vedere le energie disponibili. Vi ricordo che sono letture generali, quindi possono vibrare come una lettura di famiglia, una lettura sul lavoro, qualche cosa di spirituale o magari anche di romantico, perché no? Però cercate di adattare voi la lettura alla vostra realtà. Allora, partiamo con un fante di coppe, un 6 di spade, un fante di bastoni, un 2 di coppe, scusate, un 2 di denari, un asso di coppe, un guante, sole, 7 di spade, poi qui abbiamo un papa e un 9 di pentacoli. Energia fresca, devo dire, energia in movimento. Allora ragazzi, partiamo da questo fante di coppe. Il fante di coppe può essere una nuova idea, un nuovo inizio, una nuova persona. Per qualcuno rappresenta i figli. Comunque è come se ci fosse una sorta di volontà, una sorta di... come vi posso spiegare? C'è l'entusiasmo per qualche cosa di nuovo, ma è come se ci fossero, diciamo, le idee su come arrivare a questo qualche cosa di nuovo che sono un po' così, confuse, mi viene da dire. È come se ci fosse un determinato ciclo che dovete affrontare. Qui si tratta di muoversi, di dare una direzione all'attuale situazione. E sì, sento che la voglia c'è, ma è un po' come se... Ma da che parte vado? Andiamo a vedere il fante di coppe. Mm. Mondo al contrario e 7 di spade. 7 di spade ce l'avete già qui. Allora, qui può essere una relazione già esistente. Ripeto, può fare riferimento a un figlio per qualcuno, per qualcun altro può essere la persona di interesse o magari anche un collega, perché no? Sta di fatto che qui ci sono dei sotterfugi, ragazzi, delle bugie, non perché magari la persona vi voglia coscientemente, cioè vi voglia danneggiare o vi voglia raccontare una bugia, ma quando c'è un fante di coppe è perché la persona si fa talmente prendere dall'entusiasmo che fa facili promesse. E quindi da lì poi il fatto è che si promette più di quello che si riesce a mantenere e possono sembrare delle bugie. Però in realtà diciamo che ho come l'idea che potrebbero dirvi qualcosa o mettervi in testa qualche idea con l'intenzione. ehm, la prima cosa che ho sentito è di posticipare qualcosa.
La seconda cosa che ho sentito è come se vi volessero dare un'idea di completezza che in realtà non è reale. Andiamo a vedere questo 6 di spade. Tenete presente che c'è il mondo al contrario. Ecco, una delle prime cose che ho sentito quando ho tirato giù le carte è stato come se fosse un genitore che fa fatica a lasciare andare il proprio figlio. Magari i figli sono grandi, devono andare all'università, insomma, o comunque si devono spostare per lavoro, non so. Comunque c'è una sorta di difficoltà, ecco, a metabolizzare il distacco. Allora, il 6 di spade è spiegato da un 4 di coppa al contrario e dagli amanti. Sì, ritorno alle false promesse di prima, a qualche cosa che non arriva, ragazzi. È come se ci fossero tante parole, però poi alla fine, a livello concreto, non si vedono tanti risultati. Vi dico, avete la carta degli amanti, il che parla di una relazione ben in equilibrio, oppure di quello che è un vostro momento di scelta. Diciamo che non siete in una fase ottimale per scegliere, perché avete un 4 di coppa al contrario, c'è proprio qualche cosa che rifiutate di vedere. Strano perché fino adesso non ho carte di luna, non ho carte di proiezione, ma andiamo avanti. Ah beh sì, no, c'è 7 di spade, più proiezione di quello. Mm, Andiamo avanti, vediamo il fante di bastoni. 7 di pentacoli, 4 di pentacoli e 5 di coppe. Allora, ho come l'idea che ragazzi ci siano certi atteggiamenti dal quale non vi volete staccare, certe ideologie. Vi dico, in un certo modo, se state cercando figli, ho la sensazione che un viaggio potrebbe farvi bene perché allenta la tensione della ricerca e vi dico che poi abbiamo un 7 di pentacoli, la carta dell'attesa, l'imperatrice che è gravidanza, il mondo fa riferimento ai bambini, l'asso di coppe fa riferimento ai bambini, il sole fa riferimento ai bambini e il 9 di pentacoli è un'altra carta di anche gravidanza. Quindi vi dico, se state cercando un bambino, fatevi un viaggetto che sicuramente può essere un momento di distrazione che aiuta il tutto. Diversamente, ragazzi, io qui sento che è come se aveste bisogno di qualche cosa di più, magari da parte di questa persona o di questa situazione. Adesso, ripeto, dipende. Ehm, però, molto lo fa l'ideologia che avete in riferimento a questa persona. Cioè, perché avete bisogno di approvazione da parte di questa persona? Perché vi dico così perché c'è un 6 di spade. 6 di spade è una carta legata alle credenze e alle abitudini del passato, tutto quello che si è imparato durante l'infanzia. Ed è come se ci fosse bisogno di lasciare indietro qualche cosa proprio inerente a questa vostra attitudine del aspettare, e qui c'è 7 di pentacoli, che sia l'altro a muoversi. L'altro può essere il collega di lavoro, il familiare, l'amico, il partner, quello che voi volete. Andiamo a vedere il 2 di pentacoli. Può anche essere, vi dirò, se fosse per esempio una relazione sul lavoro, ho anche come l'idea che qualcuno qui, ehm, cioè che si inizi questa cosa con battute, con scherzi, lanciando giustamente un amo, e poi da lì si possa partire con delle aspettative. Però avete anche questo 2 di pentacoli. Ecco, un consiglio che vi danno le carte è quello di non prendere tutto così in modo serio, in modo pesante, in modo
analitico, mi viene da dire, razionale. Perché di nuovo avete anche il giudizio al contrario, è come se ci fosse qualcosa di cui non riuscite a prendere consapevolezza. Vi dico, qualcuno rifiuta proprio di voler vedere qualcosa, una realtà. Però vi dico che dipende dal fatto che non state facendo un lavoro di ricerca interna. Cioè, non vi rendete realmente conto di come sono le cose fuori perché in realtà non capite come state dentro. Quindi non riuscendo a fare questo lavoro di catalogazione, diciamo così, dei vostri sentimenti, dei vostri pensieri, è come non riuscire a compararsi con l'altro perché giustamente voi non sapete dove siete, di conseguenza non potete valutare a parità di. Andiamo a vedere l'asso di coppe. Abbiamo una regina di coppe e la morte. Allora, devo dire che comunque, a parte tutto questo rifiuto di voler vedere qualcosa o il farsi, diciamo, troppi castelli in aria per questa nuova conoscenza, per questo nuovo progetto, per questa nuova idea, devo dire che con l'asso di coppe, ragazzi, nasce qualche cosa. Ok? Ripeto, è una carta di bambini. Tra l'altro, anche qui è uscita una regina di coppe, che anch'essa è una carta che parla di gravidanza. Se non è una gravidanza di bambino, è una gestazione di un nuovo progetto. Però qui c'è proprio un inizio dirompente, prorompente, abbondante. È un'apertura del quarto chakra, questo asso di coppe. Andiamo a vedere il sole. 3 di bastoni. Ecco il viaggetto. Il diavolo. E fante di spade. Ragazzi, ho la sensazione che attraverso questo viaggetto, visto che avete anche il carro qua, potreste, diciamo, capire quello che prima rifiutavate di vedere, diventerà più chiaro. Diventerà più chiaro il condizionamento, magari proprio della persona o della situazione, o il condizionamento che la persona crea a voi. C'è tanto controllo con il diavolo e il fante di spade al contrario, quindi o la persona tende a controllarvi, oppure controllando, osservando i movimenti dell'altra persona, quello che fa, quello che dice, come si comporta, insomma, è come se iniziaste a vedere più chiaro e le bugie venissero a galla. Andiamo a vedere questo 7 di spade. 7 di coppe, nuovamente un 2 di pentacoli che avevate già qui e un 4 di bastoni. Ragazzi, ho come l'idea che qui sia da rielaborare l'idea che avete di unione felice, di unione stabile. Perché qui c'è un 7 di spade e un 7 di coppe, avete delle proiezioni o probabilmente vi hanno insegnato, perché qui c'è 6 di spade, bisogna allontanarsi da queste idee, vi hanno insegnato che, non lo so, vi faccio un esempio come un altro, è l'uomo che corteggia e la donna invece no perché sta male, no? Non è come si diceva una volta, non è ben visto che sia una donna a corteggiare un uomo, no? Se per esempio siete cresciuti con questa credenza che potrebbe essere una credenza limitante, vi renderete conto verso la fine del mese di come questa vostra idea, questa vostra proiezione vincoli la relazione di coppia. Perché? Perché magari al giorno d'oggi l'altro pensa che, ah ma guarda, non mi scrive, non mi scrive mai, no? Non è interessata, per esempio, per diciamo continuare l'esempio di prima. Però è come se avesse bisogno di rifocalizzare le idee. Allora, potrebbe anche essere per qualcuno che verranno come a galla delle bugie che vi ha raccontato l'altra persona. Per certi versi usate l'astuzia per capire l'altra persona. Tra l'altro, ah no, ma sono nei video degli abbonati. Nella sezione degli abbonamenti ho proprio pubblicato una playlist su leggere le persone. Quella playlist è diciamo che è come se fosse una sorta di mappa molto generica, però vi dà già un'idea
della persona che avete davanti, di come capire certi atteggiamenti della persona che avete davanti. Se avete piacere potete abbonarvi, guardarvi tutti i video e poi anche disabbonarvi, Sta di fatto che comunque ragazzi abbiamo questo Papa e questo 9 di Pentacoli alla fine della lettura, ma come l'idea che potrebbe essere come un patto che raggiungerete, ma verso gennaio. È una sorta di soddisfazione personale, ma prima dovete passare attraverso il togliervi la maschera fondamentalmente. Va bene, andiamo a vedere Osho che cosa dice. Fatemi sapere poi nei commenti se vi risuona. Un'apertura, ragazzi, la carta della giustizia e abbondanza. Wow! Sì, ma infatti l'abbondanza ce l'abbiamo anche qui. Vi dico, il periodo è ben prospero, si parla di espansione sia che sia lavorativa, sia che sia a livello di una relazione. C'è qualche maschera che voi avete, qualche ideologia che voi avete che non è del tutto chiara e può essere che sia un qualche cosa che avete assorbito durante il passato, quindi che sia un vostro modus operandi normale, o può anche essere che sia come un'idea, un'illusione che qualcun altro sta tentando di mettervi in testa. Voi fate, dove ce l'avevate l'eremita? Fate il vostro lavoro di introspezione, cercate che cosa è vero per voi, che cosa è valido per voi e dite la vostra verità, ok? Però qui ragazzi c'è veramente l'apertura. Qui questa carta è bellissima perché fa vedere come un'esplosione nel punto del cuore, no? E qui la vediamo. Quarta settimana di dicembre, ragazzi, scrivetemi nelle email, scusate, nei commenti. Va bene, andiamo a vedere ancora un oracolo per l'amor proprio. Questa carta vi dice semplicemente è la carta numero 6, sono coraggioso. Stavo guardando se avevate la forza, ma no, non ce l'avete. Essere coraggioso vuol dire fare una scelta, fare qualcosa, insomma, e poi anche prendersi le responsabilità di questo qualcosa, ok? Fare qualcosa, diciamo, uscendo dalla zona di comfort. Va bene, amici dell'Aquario, questo è quello che avevo per voi. È una stesa che ha diverse letture, fatemi sapere come vi risuona nei commenti. Se avete piacere potete iscrivervi, potete lasciare like, potete condividere il video e abbonarvi al canale. Visto che ci stiamo avvicinando a Natale, io ne approfitto per augurarvi un caldissimo Natale. Spero che sia pieno di benedizioni per tutti. Vi mando un abbraccio, vi ringrazio di essere stati qui con me e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!